Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, sono vestita come nel video precedente, ma visto che vi devo parlare e vi devo mostrare effettivamente lo stesso momento, ho preferito rimanere nei miei panni. Nel video di oggi vi faccio vedere come preparo il legno di campeggio. Vedrete due preparazioni, la prima con l'allume e la seconda con il bicarbonato. Quindi preparerò due porzioni differenti, la prima con una sostanza che dà una soluzione acida, anche se poi effettivamente l'allume, essendo un sale, si comporta in modo diverso rispetto ad esempio all'aceto e al limone. Infatti mi premurerò un po' più avanti di fare un video in cui metto a confronto anche le preparazioni ottenute con il limone e con l'aceto per farvi vedere anche le differenze, e poi invece una preparazione di tipo basico fatto con il bicarbonato, e ovviamente queste due soluzioni daranno delle colorazioni differenti. Quello che ho fatto io è stato unire praticamente le due soluzioni, quindi io ho preparato la soluzione con l'allume che mi dava un colore e l'altra soluzione col bicarbonato che mi dava un altro colore, e io che ho fatto? Ho fatto un patchwork, praticamente li ho uniti e ho detto aspetta, vediamo che cosa succede, ed effettivamente è uscito un colore molto particolare che spero si colga all'interno appunto del video, del pezzo dedicato alla preparazione. Io adesso non voglio annoiarvi ulteriormente perché voglio lasciarvi alla preparazione, che è abbastanza lunghetta. Vi faccio vedere anche non soltanto le diverse soluzioni che ottengo con le diverse sostanze, vi faccio vedere anche come lo unisco all'ennè che ho fatto nello scorso video. Per i risultati riguardo al colore, riguardo le sfumature, io vi rimando al video precedente in cui appunto ho recensito il damask, e siccome ho utilizzato in combo questo tipo di ennè con legno di campeggio, ho fatto passare nell'ultima parte del video delle foto fatte con la mia macchina fotografica Nikon, che sono ovviamente più fedeli alla realtà, quindi per evitare di ripostarle in questo video vi lascio direttamente al video precedente, così potete andare a recuperarle. L'ultima cosa che voglio dire, che non ho detto durante la preparazione del legno di campeggio, è che molto probabilmente il risultato tintorio vi deluderà un pochettino, perché credo di aver utilizzato una quantità poco sufficiente di legno di campeggio. Probabilmente per le mie esigenze di raggiungimento di colore e di riflessi avrei dovuto utilizzare un po' più di legno, quindi essere un po' più generosa, ma spero che mi perdoniate. Sto ancora cercando di capire le quantità giuste al raggiungimento dei miei obiettivi tintori e riflessanti. Quindi il colore è bellissimo, mi piace veramente tantissimo, ci sono delle sfumature rubino, ma è un po' lontano, diciamo, dal prugna, dal viola intenso che vorrei raggiungere. Al sole risulta rubino, mentre all'ombra, quindi ad esempio con il cielo nuvoloso e quant'altro, risulta un violetto un po' cupo, quindi c'è questo cambiamento di tonalità. Prima di chiudere ringrazio la mia amica Asia che mi ha regalato una box, mi ha fatto un pacco per Natale. Ci siamo scambiati effettivamente dei regali capellosi, e lei mi ha regalato insieme alle altre cose anche il legno di campeggio. Se vi regalate cose per i capelli e cose per il make up, io sono la persona più felice di questo mondo. Detto ciò, io adesso non voglio annoiarvi ulteriormente, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Bene ragazzi, allora innanzitutto vi faccio vedere quello che mi occorrerà per farvi vedere questo test. Allora io dopo questo esperimento andrò ad aggiungere entrambe le ciotoline di legno di campeggio al mio ennè che è stato già messo ad ossidare, che è praticamente questo qui che voi adesso non vedete, ma ve lo faccio vedere dopo quando unirò il legno di campeggio pronto. Allora io preparerò una soluzione da questa parte con legno di campeggio e allume di potassio, e da questa parte legno di campeggio e bicarbonato. Infatti qua ci sono i due bicchierini con dentro le sostanze. Più o meno ho messo per ogni 10 grammi in ogni ciotola di legno di campeggio circa un mezzo cucchiaino scarso di allume e di bicarbonato. Da quello che ho potuto acquisire attraverso le informazioni che ci stanno un po' sul web, perché questa è la prima volta in assoluto che provo questa cosa, se prepari la soluzione utilizzando il bicarbonato dovrebbe uscire
un risultato che vira più sul viola, un po' più acceso, un po' più brillante, mentre con l'allume dovrebbe uscire un risultato, quindi un colore che vira un po' più sul bluastro. E la combo di tutti e due poi dovrebbe far uscire un melanzana, che è quello che voglio ottenere io. La prima cosa è, io ho pesato circa 10 grammi di legno di campeggio, in totale sono più o meno 20 grammi di legno di campeggio che andrò ad aggiungere ai miei 200 grammi di N. Soluzione con il bicarbonato. Aggiungiamo un po' d'acqua, io vado ad aggiungerla poi all'occorrenza perché non so effettivamente quanta acqua ci vuole, quindi poi eventualmente la vado ad aggiungere, questa sicuramente è poca. L'allume di potassio ha un pH molto acido, infatti ha un pH che si aggira dal 3 al 3,5, mentre il bicarbonato è una sostanza basica, ha un pH che si aggira all'8,6 più o meno, può arrivare anche al 9, quindi abbiamo in questo video due soluzioni con pH differente. La cosa che vorrei dirvi prima di continuare col video è che io sto utilizzando della comunissima acqua di rubinetto che è leggermente basica perché è leggermente calcarea, quindi io questo ve lo dico. Perché non ho scelto l'acqua distillata? Perché voglio fare le cose come le facciamo tutti a casa, cioè io credo che tendenzialmente quasi nessuno, almeno le persone un po' più magari precise sì, però io tendenzialmente faccio tutto con l'acqua di rubinetto, quindi volevo essere più fedele non tanto alla chimica, ma volevo essere fedele proprio alla quotidianità di ognuna di noi, in modo tale che non devi prenderti per forza la briga di andarti a comprare il bidoncino di acqua distillata se non ce l'hai. Ecco, bisogna essere un po' più naturali secondo me in queste cose e gestire al meglio ciò che abbiamo. Io ho l'acqua di rubinetto ad esempio e in questo caso, essendo un'acqua leggermente basica, diciamo così, perché leggermente calcarea, unendola al bicarbonato ovviamente la soluzione diventa un po' più pesantuccia, quindi magari se il mio bicarbonato era leggermente basico, magari in questo modo la soluzione acquosa diventa un po' più basica, diciamo così. Allora invece l'allume ha un pH acido, questo è 3,5 con un'acqua che non è diciamo particolarmente neutra, potrebbe alzarsi un pochettino arrivando magari a 4,5 che è il pH dell'aceto. Prima vi faccio vedere il risultato con il bicarbonato. Allora, vediamo cosa succede. Wow! Allora aggiungiamo dell'altra acqua con il bicarbonato, vedete, è meglio prepararne poca, poi eventualmente l'aggiungete perché poi magari rischiate di annacquare il composto. Ecco, forse così va un po' meglio. Ok, questo praticamente è il legno di campeggio miscelato con del bicarbonato. Il colore è fedelissimo al video, capisco che magari in videocamera i colori possono sfalsare un pochettino, ma vi assicuro che il colore è praticamente un ciliegia molto intenso. Adesso vi faccio vedere la soluzione con l'allume. Ho aggiunto un po' più di allume, vediamo che cosa succede. Risciolgo un'altra piccola porzioncina, ho messo una punta in più di allume, vediamo che cosa succede, magari rendendo la soluzione un po' più acida. Allora, quello che vedo è che
sta prendendo del tempo per colorarsi di blu, non è una reazione immediatissima. È un porpora molto intenso con delle striaturine bluastre, ecco, magari vedete sembrano più sul viola, ma vi assicuro che sono un po' più sul blu. In videocamera non riesco a farvele vedere proprio bene. Allora, questo è il risultato. È un colore, è una sorta di prugna molto intenso con riflessi bluastri che si vedono soprattutto nelle striature lasciate sulla ciotola, quindi non è intensissimo. È come avete presente ad esempio i mirtilli quando vengono schiacciati, triturati ed esce fuori il succo molto violaceo bluastro? Ok, così praticamente. È un bellissimo colore. Questo qui invece è molto più acceso, questo è proprio un fucsia, mentre questo è più un viola mirtillo con dei riflessi bluastri. Allora, quello che adesso devo andare a fare è unire tutti e due i composti. Allora, prendo il pennello, probabilmente sul cucchiaio qualche riflesso bluastro, forse riuscite a vederlo. Wow, ok, sta avendo una reazione assurda. Ovviamente ho miscelato insieme due soluzioni con pH molto diversi. Allora questa la appoggio un attimo qui. Ecco, allora adesso sta uscendo il blu. Allora magari aggiusto un po' la luce. Ecco, io spero davvero che voi riusciate a vedere. Allora il composto adesso è veramente blu. Io veramente spero che voi riusciate a scorgere magari delle sfumature. È diventato molto granuloso, la polvere sta continuando a reagire. Questo stesso composto io adesso lo vado ad aggiungere al mio ennè che ho già fatto ossidare. Trovate il video di questo ennè, non so se l'ho già pubblicato o se lo pubblicherò a breve, comunque lo troverete sul canale. Io ho preparato 200 g di ennè Damask e adesso vado ad aggiungere questa soluzione. Allora faccio un breve recap prima di lasciarvi all'ennè. Questo colore che è molto più bluastro è il risultato tra la soluzione basica e la soluzione acida, mentre questo è il risultato della soluzione acida con l'allume. Adesso andiamo a miscelare l'ennè. Allora, siccome io ho i capelli asciutti, vado ad aggiungere un pochettino di acqua . Ok ragazzi, il mio ennè è pronto, io adesso questo lo metto da parte. Ho fatto un casino. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate di questo test, fatemi sapere se vi ha incuriosito, magari eravate un po' incerte sulla preparazione. Mi piacerebbe magari più in là fare uscire un video sempre sulla preparazione del legno di campeggio, ma utilizzando il limone e l'aceto per farvi vedere le maggiori differenze. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.